Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, anche ascendente Acquario, anche Luna in Acquario o Venere in Acquario se ce l'hai. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore. Lo facciamo attraverso l'approccio più vero possibile, che è quello tarologico, immaginale e sciamanico, cioè andiamo a vedere quello che il destino sta preparando per te, cosa ha previsto nell'amore, come cooperare. Andiamo a fare proprio una lettura di cooperazione con la vita e con il destino affinché tu possa realizzare la bellezza che ti incarna nelle relazioni, nella tua vita. Allora lo facciamo con le carte danzanti, la musa bisbiglia, gli oracoli in spagnolo, i tarocchi e i miei oracoli lui lei. Allora, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Partiamo da cosa ti vuole dire lo spirito in questo momento, lo spirito dell'amore, al di là che tu abbia una persona o meno, Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, consapevolezza, amore, bellezza e libertà. Cosa ti vuole dire lo spirito dell'amore? Spirito dell'amore. Aspetta il messaggio nella quiete. Il vento porta la risposta. Ascolta la sua voce soave. Sta per arrivarti la risposta a un messaggio, ma soprattutto la risposta qui mi parla di un cambiamento, di un cambio. Non lo so se stai aspettando la risposta da qualcuno, la risposta dell'amore nei tuoi confronti. Alcuni di voi possono essere un po' affannate sull'amore, affannati sull'amore, cioè cercando risposte, no? Qua dice cerca il messaggio nella quiete. Aspetta, non cerca il messaggio nella quiete. Alcuni di voi magari stanno cercando o hanno cercato fino a questo momento di controllare le cose dell'amore, analizzandole, analizzando la persona, analizzando l'evento, ma perché è successo questo, ma perché se avessi fatto così. Allora lo spirito dell'amore ti sta chiedendo pace, presenza, perché qualcosa sta cambiando, il vento è foriero di cambiamenti. Questa risposta avverrà nella quiete, non quando te lo domanderai, ma quando sei pronta a ricevere. Se noi cerchiamo risposte con la mente analitica razionale, stiamo chiudendo la porta del ricevere, che è predisposta alla prosperità, alla bellezza e all'abbondanza. Allora arriveranno dei messaggi che chiarificheranno le cose in un momento di quiete, mi dice qui, quando meno te l'aspetti. Vediamo cosa ci dicono le carte danzanti. Lo spirito dell'amore cosa ti dice in merito a questo cambiamento, a questo messaggio, a questa quiete? Sei un'onda del mare, danza, wow! Quanto è bella questa carta! Sei un'onda del mare, danza. Una musica appena percepibile ti accompagna e mi ritorna questa quiete. Non so se avete possibilità di fare del bagno al mare, un bagno al mare, in un lago, in un ruscello, perché ti dice muoviti come l'acqua. Il tuo corpo sa quello che sto dicendo. Molti di voi faranno un bagno al mare o un bagno al lago da qualche parte e arriveranno delle risposte o sotto forma di messaggi, qualcuno ti chiama, qualcuno, oppure risposte intuitive, una verità che sgorga da dentro, una verità che stavi aspettando, che non ha a che fare con il controllo e con l'analisi, ma perché l'acqua fa parte delle emozioni, apre la porta del ricevere. Sei un'onda del mare, danza. L'onda del mare, come simbolismo sciamanico, ha a che fare con non si muove sola,
fa parte dell'oceano, fa parte del mare. È come se tu, mettendoti in contatto con l'acqua, percepissi una marea di connessioni che la tua mente razionale, che in questo momento magari sta cercando di analizzare certuni eventi, non può cogliere. Allora, cogliendolo, si sbloccano anche degli eventi fisici, fisicamente, visibilmente. Questo messaggio è molto profondo. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Andiamo a vedere quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita, quale spirito. Acquario. È come danzare con le proprie emozioni. Chi non l'ha fatto, suggerisco la danza del piacere che trovate sul canale. Come danzare con le proprie emozioni. Il mare, l'acqua sono le tue emozioni. Non cercare di controllare le emozioni, non cercare di analizzarle, cercando di analizzare le persone, gli eventi. Danzaci. Allora, quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita? Quale spirito? Stai curando un dolore, una ferita, il 3 di spade. Emergere da una vecchia ferita, da una verità che ti ha fatto male, da una chiusura, da un litigio. Allora, l'energia d'amore che sta bussando alla porta della tua vita, quale spirito? È quella della rinascita, mi verrebbe da dire, ma prima di tutto è quella, magari qua abbiamo una chiusura, abbiamo la chiusura con qualcuno, telefonica, un no contact, Andiamo al succo, no? Il 3 di spade è una verità che viene fuori e che inizialmente fa male da digerire. Può essere che sia dovuta alla chiusura con qualcuno, ma anche passata, anche possono essere passati mesi o anni, che non è stata elaborata ancora, perché cerchi di controllare le emozioni con l'analisi invece di ballarci dentro. Ecco perché il silenzio della mente. Il 3 di spade siamo ancora nella mente, la mente che fa fatica ad accettare una certa verità, una certa chiusura passata, una certa chiusura di adesso, una certa verità, fa fatica ad accettare che non ha il controllo sugli eventi. Quindi quale energia d'amore sta bussando alla porta della tua vita? Quale spirito? L'accettazione, l'inclusione, per essere libera o libero. Andiamo a vedere come potrebbe manifestarsi concretamente questa energia, attraverso quale evento o persona questa energia potrebbe manifestarsi o si sta manifestando. Una persona c'è qua, un re di denari. C'è una persona, un re di denari, qua c'è il carro. Questa persona mi parla di una persona realizzata, una persona può essere anche del segno del Toro, Capricorno, Vergine, o avere questo ascendente. Però al di là del segno, qua vedo che si manifesta una persona veramente affidabile nella tua vita. Magari c'è stata una chiusura con questa persona o un litigio con questa persona. Allora lo spirito dell'amore ti chiede di ballare e danzare con le tue emozioni per includerle, perché sta arrivando una persona di spessore, affinché tu non proietti questa ferita. Il re di denari qua mi parla di una persona veramente stabile, veramente radicata, veramente affidabile. È l'energia magari di una persona già realizzata, che ha una buona posizione, una persona che sa cosa vuole, una persona che è molto responsabile del suo lavoro, delle sue cose, quando mantiene una promessa, quando fa una promessa mantiene, perché è una persona che guadagna, mi dice qui, o una persona stabile, una persona che riconosce il valore del suo stesso valore. Ok. Vediamo perché questo evento arriva. Perché arriva questo evento? Qua abbiamo delle paure. Hai un po' paura di restare della stabilità. 9 di spade. Arriva questo evento perché non lo so se hai litigato con questa persona già o arriva questa persona e hai paura. Il 9 di spade sono gli scenari più gravi possibili che la mente razionale ti mette davanti.
cosa faccio, e se così, e se colì, la paura, il disagio, magari lo stai sperimentando in questo momento. Allora, perché questo evento arriva? Quale insegnamento vuole portarti questo spirito? Questo spirito vuole portarti l'insegnamento che tutti gli scenari più paurosi possibili in realtà sono solo nella tua mente. Qua abbiamo una persona affidabile. C'è una certa paura tua di radicamento. Ecco perché il dolore relativo a questo radicamento ti permette di allearti alle tue emozioni per poterti radicare anche tu e diventare una persona sempre più radicata, sempre più stabile, sempre più integra, no? Perché qua abbiamo spade, spade, denari, quindi la gabbia della mente che impedisce la realizzazione, al di là se è una persona o meno. Questo evento arriva per portarti al di là del bene e del male, al di là del condizionamento, al di là del luogo comune. È una persona molto impegnata, non ha tempo per me. O è una persona che è molto dedita al suo lavoro, alla sua famiglia, alle sue cose, non ha tempo per me. Oppure una persona che ha tanti impegni e non ha tempo per me. Oppure una persona impegnata a livello anche sentimentale, non ha tempo per me. Perché proietti questo? Affinché tu possa renderti responsabile e autonoma nella tua interezza. Va bene? Al di là, sto facendo vari esempi. Dove rischi di opporre resistenza invece di cavalcare l'emozione? Dove rischi di opporre resistenza? Nel fare la scelta giusta, ma soprattutto nell'analizzare troppo se questa persona, questo evento è giusto o sbagliato, è meglio o peggio, secondo i valori comuni e la morale comune, il luogo comune. Rischi di opporre resistenza essendo molto razionale. Qua parlava di acqua, qua parlava di emozioni, la razionalità viene messa al bando. Tanta mente, mente, la spada. Quindi dove rischi di opporre resistenza? Questo è il mito del controllo, l'atteggiamento troppo giudicante che ti può impedire di cooperare con questo evento, con questa persona. Atteggiamento troppo giudicante. Sì. Come puoi allearti con questo evento? Come puoi cooperare con ciò che sta arrivando? Non cercare le risposte fuori, non guardare la persona per quello che, come viene nominata fuori, per quello che fa fuori. La risposta è dentro, tu lo sai già, devi prendere la tua lanterna interiore e sentire profondamente la verità qual è. Quindi come puoi allearti con questo evento? Come puoi cooperare con ciò che sta arrivando? Il punto è smetti di guardare l'esterno e senti solo le tue emozioni, guarda dentro, vipassana, no? Come si dice nel buddismo, apri gli occhi che guardano dentro, chiudi gli occhi che guardano fuori, vipassana, vedo in profondità, vedo dentro. L'eremita è la forma attraverso cui tu puoi allearti con questo evento. E non azzardare giudizi affrettati, non giudicare in modo prepotente. La mente va in tilt, soprattutto a un segno d'aria. Io ti capisco, sono acquario, però ho imparato quanto l'eremita mi è stato di grande aiuto e maestro. Cerca la risposta dentro, non sta fuori. E tutti i giudizi che puoi emettere sono giudizi che sono stati elaborati su delle credenze limitanti della morale che abbiamo come substrato. Ok. Quale dono nascerà se accogli questo spirito? Quale trasformazione può nascere da questa alleanza con il destino? Wow, la vera stabilità che stai cercando. Inconsciamente magari. Il 10 denari mi parla della famiglia costruita, senza giudizi affrettati. Qua c'è paura di radicarti, va bene? Io ti capisco, va bene? Partiamo da questo presupposto. L'importante è essere compresi. Paura di radicarti, paura di rimanere bloccata o bloccato se metti radici, un po' così è.
Il dono che nasce se accogli questo spirito è il sostegno di un gruppo familiare, o è sostegno, è un'eredità spirituale che si trasforma nella materia in eredità concreta. Il dono che nasce se accogli questo spirito è la creazione di una grande stabilità familiare, ma familiare è proprio anche un supporto vero nella felicità, nella concretezza. Quindi smettiamo di giudicare, volgiamo lo sguardo all'interno, arriva questa persona di grande spessore, con grande potenzialità e molto responsabile. Il dono è questo: se smettiamo di giudicare, accogliamo le emozioni, accogliamo questo dolore trasmutato, non più sofferenza, ma accogliamo il nostro dolore che non si riperpetua come sofferenza, ma come il nostro più potente alleato. Mi spiego? Quindi andiamo a vedere adesso qual è il messaggio dell'amante mistico, cosa vuole dirti attraverso questa esperienza d'amore. Guarda, allora, qua c'è una grande esperienza d'amore con il Cavaliere di Coppe, perché l'amante mistico ti sta dicendo che l'amore è pronto a venire da te, ma tu sei pronta ad accoglierlo. Allora, le prime carte già me lo dicevano, qua c'è tanto amore per te, sei pronta ad accoglierlo. Smetti di giudicare, guarda dentro, danza con le tue emozioni. Smetti di analizzare giusto o sbagliato, meglio o peggio. Perché qua l'amore proprio vuole venirti incontro, è come se tu non lo vedessi. Mi spiego? Io vedo in tutta questa lettura che c'è lo spirito del dolore che vuole essere ascoltato, non guarito, non eliminato, perché questa è, ripeto, un'antica ferita che non viene a farti soffrire di nuovo, ma a liberarti dal bisogno di difenderti. Qua hai un clan, una struttura che vuole sostenerti. Quindi potrebbe essere già una relazione che già esiste questa. E col 9 di spade escono fuori un po' le paure in merito alla stabilizzazione, cioè questo evento arriva per mostrarti quanto ancora le paure del passato scrivono il tuo presente. Cioè il re di denari è una persona veramente affidabile, però il 9 di spade continua a vedere pericoli in questa persona, cioè ehm, tant'è che con la mente tu giudichi, separi, potresti opporre resistenza continuando magari a pesare ogni parola che dice questo qua, ogni parola, ogni possibilità, cioè cerchi continuamente di capire se questa persona è giusta, se questa relazione è giusta, se è il momento giusto o è sbagliato, quindi è come se fosse un tribunale la mente, no? Non cercare fuori, non cercare conferme fuori, la lanterna è già nelle tue mani e qua c'è la possibilità di una grande relazione stabile, perché il dizionario mi parla di appartenenza, di clan, di radici, di una famiglia dell'anima, cioè è molto più grande della semplice stabilità. Cioè io vedo che il vero dono sarà piuttosto sentirti finalmente a casa, 10 denari, nell'amore, Cavaliere di Coppe. Non averne paura, ecco perché le emozioni subito. Devi smettere, ti dice l'amante mistico, di proteggere il cuore da quello che potrebbe invece nutrirlo. Mi spiego? Quindi questa lettura mi parla di diventare disponibili all'amore. Cioè, allora ti dico una cosa che vedo proprio chiara, perché potrebbe essere una persona che già conosci. Come se l'amante mistico ti dicesse: ehm, non sono venuto a portarti una persona in sé, non solo una persona, sono venuto a sciogliere quello che ti impediva di riconoscerla la persona giusta. Magari ce l'hai vicino. Mi spiego, è come se tu diventassi capace di ricevere quello che il destino ti stava già offrendo. Sì. E vediamo cosa ti dice questa persona con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po'.
Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Più che l'altra persona, questa mi sembri tu. 3 di spade, 9 di spade. È come se magari l'altra persona può vivere gli stessi tormenti, ma sono specchio dei tuoi. È come se ti dicesse l'amante mistico: il mio tormento è finito, il tormento di non sentirmi degna dell'amore, aver paura di ricevere. Qua è come se ti dicesse: ti merito, lo meriti l'amore. E l'altra persona dice lo stesso: se hai avuto questo specchio, vi siete specchiati la stessa ferita. Cos'altro? Guarda, io cosa ti ho detto dall'inizio? Ti sposerò perché tu hai proprio l'opportunità di creare una grande bellezza qua. Allora, perché ti dico di fare sempre i rituali? Perché l'anima non registra i concetti. Io posso parlare all'infinito, ma l'anima tua non ci li registra se non fai un percorso spirituale o un rituale o i rituali. Mi spiego? Questo è il grande potenziale. Noi facciamo tarologia co-creativa con quello che è già presente per te. Ma già te lo sta dando da tempo, mi dice qua la vita, questa opportunità. Vediamo cos'altro. Sto affrontando tutte le mie paure, ma qua mi sta parlando di te, ragazzi e miei ragazzi, Cioè, mi sta parlando di te. Al di là se l'altra persona le vedi con le paure, ma mi sta parlando di te. Se vedi un'altra persona con delle paure, sono le tue. Quello che non vediamo di noi lo proiettiamo all'esterno, no? Quello che è inconscio in noi lo proiettiamo all'esterno. Mi sta parlando di te questa carta, queste carte. Sto affrontando tutte le mie paure. Le paure sono la paura di emozionarsi, di sentire il pathos, la vita. Io ti capisco, ripeto, però io ho imparato a danzare con le mie emozioni. Quindi se io non ti portassi il mio esempio staremmo a zero. È una lettura molto commovente, molto bella. Sì, da tanto tempo l'anima te lo sta dicendo sta cosa, però. Vediamo cosa ti dice la musa Bisbiglia. Sono uscite 2. Continua, la musa arriverà mentre sei al lavoro. Qua c'è il re di denari con 10 denari. Potrebbe essere una persona che mentre sta lavorando fa qualcosa o incontra una persona sul lavoro, oppure coopera con te per una causa comune. Anche se questa carta io la leggo pure come un grande processo che già stai facendo, non devi fare nessuno sforzo se non continuare il percorso spirituale che stai facendo, lo vedo, Non preoccuparti del risultato, appunto. Sono carte molto rassicuranti, non preoccuparti del risultato. E questo è, non cercare conferme fuori, va bene, l'eremita? Fai esattamente quello che senti perché l'amante mistico già te lo sta mandando col cavaliere di coppe, l'evento. E non preoccuparti del risultato. Tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione, quelli appartengono al Supremo, come disse Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Devi agire per amore dell'azione, senza analizzare, senza prevedere, senza giudicare, senza pesare ogni cosa. È una lettura molto commovente, ragazze e miei ragazzi. Io concludo qui. Ti invito sempre a praticare affinché tu possa realizzarti veramente una volta per tutte nella ricezione dell'amore che qua ho già visto, perché da tante volte ti sei trovata davanti a questo punto. Quindi io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.